Ma che cosa è la consulenza di architettura Feng Shui? Noi ormai da più di 20 anni operiamo nel settore in tutta Italia e anche dall'estero a fare consulenze come architetti di questa tecnica antica cinese chiamata appunto Feng Shui. Abbiamo sposato l'architettura col Feng Shui perché, essendo operatori nel settore, riusciamo a guardare sia l'arredamento, l'interno, le definiture, insomma tutto da un punto di vista di questo grande studio che ci permette che cosa fondamentalmente? Di guardare il benessere degli abitanti, cioè non è semplicemente un'architettura tradizionale, si usano tecniche con strumentazioni particolari che permettono di guardare, di sondare l'aspetto magnetico e l'aspetto di distribuzione, di orientamento, la qualità anche delle persone che vivono in questi spazi e che effetti anche possono subire o possono utilizzare. Questa tecnica non ce la stiamo inventando noi, ovviamente ha un 3-4 mila anni di storia dall'antica Cina, che hanno sviluppato grandissime conoscenze di capacità di possedere territori, di distribuirli, di utilizzarli, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, diciamo con fatica anche nella nostra conoscenza, per poter utilizzarli per il benessere pubblico, per le realtà odierne di case, abitazioni, uffici. Il lavoro consiste anche di guardare una diagnostica della persona. La persona viene guardata da un punto di vista della sua qualità. Ovviamente noi studiamo diverse tecniche sia di fisionomica, sia di personalità abitative, sia di numerologia del Bazzi, quindi si guarda la data di nascita e si vede l'interazione della persona nel flusso del tempo, di come sta andando e come sta vivendo. Questo per immetterlo all'interno dell'appunto manufatto, che non è semplicemente un manufatto asetico, ma vibra e funziona all'interno di uno spazio con delle frequenze che vanno da essere guardate a quelle dell'abitante. Quindi noi abbiamo diverse tecniche che usiamo, tecniche semplici, avanzate, ma anche l'analisi del luogo, come la geobiologia, per vedere i campi radianti, quindi come sta il luogo, e tutto questo permette di avere appunto un inquadramento globale, olistico, perché poi andremo a vedere che colori usare, che orientamenti avere, che arredamento utilizzare a seconda delle esigenze, delle committenze, ma anche delle esigenze degli spazi che determinano appunto delle loro linee direttive. Le tecniche sono abbastanza complesse, ma ci aiutano ad avere veramente un inquadramento, soprattutto utile anche alla vendita, cioè riuscire anche a costruire, a cambiare un manufatto pronto per essere venduto con una certa qualità, cambiando la vibrazione di fondo. Quindi dagli stati attuali si vedono le differenze di quello che potrebbe essere l'effetto di un'analisi, di un progetto, di una direzione lavori, di una stesura anche di campiture e di diverse realtà che poi cambiano completamente la vibrazione iniziale. Delle volte troviamo case che sono all'impatto veramente inaccessibili, ma con delle belle idee, con un modo anche corretto di guardare gli orientamenti e spazi, diventano veramente zone molto abitabili, anzi accoglienti. La capacità dell'operatore consulente di architettura Feng Shui è quella proprio di saper visualizzare, vedere cosa può diventare un qualcosa, come può essere arredato, come può essere arricchito, lo sposalizio dei colori, tono su tono, a seconda delle vibrazioni e gli orientamenti. Troviamo delle case veramente delle volte che sono difficili da operare, ma poi con giuste attenzioni, ovviamente con la bioedilizia, con una giusta operazione anche cantieristica, cambiano completamente. A noi piace lavorare anche con la cromoterapia, cambiare i bagni e avere anche dei diversi effetti a seconda anche la giornata, come uno vuole stare, quindi sono veramente modulabili e variabili anche gli interni. I bagni sono solamente il nostro punto forte, che guardiamo spesso perché viene trascurato, invece bisogna anche creare degli ambienti piacevoli per i nostri momenti anche più intimi. E per finire anche i giardini anche delle città spesso sono un po' maltrattati, invece valorizzandoli al massimo nel contesto vengono fuori degli spazi bellissimi che si possono usare, si può stare con piacere, con amici, con situazioni anche di convivialità, ma bisogna saper guardare tutto questo, non solo durante il giorno ma anche durante la notte, perché la notte l'imbrunire, un gioco di luce attento che sa misurare tutta la questione e la sa guardare, porta poi anche un ambiente esterno veramente utilizzabile in diversi momenti. Volevamo quindi darvi uno spunto veloce per capire che noi lavoriamo in tutta Italia, per farvelo sapere a tutti quanti. Se volete una consulenza non esitate a contattarci, possiamo fare quindi un preventivo gratuito e vedere le specifiche della vostra richiesta. Grazie a tutti dell'ascolto e arrivederci.